Buongiorno cari amici, benvenuti alla settima video lezione sulla storia della Russia moscovita. Si tratta dell'ultima video lezione dedicata a Ivan IV, Ivan il Terribile. Vi ricordate cosa abbiamo detto di Ivan il Terribile nella scorsa video lezione? E vi ricordate sicuramente che a seguito delle conquiste nei confronti dei territori tatari, le frontiere orientali della Moscovia erano ormai al sicuro. Ciò permise di pensare ad altre direzioni di espansione. Sofì, vuoi sapere quali sono le tre possibilità di espansione tra cui doveva scegliere in qualche modo Ivan IV, Ivan il Terribile? Ivan il Terribile si trova ad avere in realtà tre possibilità di espansione e ve l'ho scritte qua con i numeri 1, 2 e 3, ve le ho indicate. La prima direttrice ipotetica di espansione era sempre nei confronti dei tatari, infatti conquistare il Khanato dei Tatari di Crimea, l'unico Khanato tataro che non era stato sottomesso dalla Russia, e quindi la seconda opzione era quella di incamerare le terre bielorusse e ucraine che erano possedute dalla Lituania-Polonia, quindi attaccare la Lituania e la Polonia. Si trattava ovviamente di attaccare verso ovest. La terza possibilità che si apriva era quella di conquistare la Livonia e il Baltico, i territori sulla costa baltica, quindi a nord-ovest. Che cosa fa Ivan IV? Quale di queste tre opzioni sceglie? Come abbiamo già detto anche nella video lezione precedente, fino al 1660 gli uomini di governo avevano cercato di spingere Ivan verso la prima soluzione, cioè verso la conquista della Crimea. D'altra parte Ivan aveva dovuto subire perché non governava personalmente e il controllo della politica estera non spettava a lui. Ovviamente c'è una logica in tutto questo, abbiamo visto che tutti gli altri khanati tatari erano stati conquistati tranne quello di Crimea, e i tatari di Crimea erano insidiosi, avevano dimostrato la loro pericolosità attraverso frequenti incursioni che diventavano estremamente preoccupanti quando venivano realizzate in accordo con altri nemici della Moscovia, come nel 1535, quando un'incursione tatara sul fiume Oka venne lanciata in appoggio all'attacco lituano nel distretto di Seversky. Oppure nel 1552, quando i tatari cercarono di scacciare i moscoviti da Kazan, uno dei khanati tatari che la Moscovia aveva appena conquistato, e i tatari, attenzione, cercarono di fare questo convinti dal re di Polonia. Tuttavia Ivan non aveva particolare interesse nello scagliarsi contro i tatari di Crimea. È vero che furono realizzate alcune incursioni lungo il Don e il Dniepr in territorio tataro, ma si trattava soprattutto di ricognizioni in vista di un'invasione che non sarebbe mai stata intrapresa. In continuità con i suoi predecessori, Ivan, che dal 1760 governava da solo in maniera autocratica e stava procedendo, come abbiamo visto nella scorsa video lezione, all'eliminazione di coloro che fino ad allora avevano governato, che cosa decide? Ivan pensa di dover mantenere, appunto come i suoi predecessori, di dover mantenere la pace, le buone relazioni con l'impero ottomano, a cui i tatari di Crimea erano strettamente legati.
Quindi a partire dal 1560, dopo la caduta del governo, la prudenza di Ivan nei confronti della Crimea aumentò ancora di più. Lo zar iniziò a far costruire ai margini della steppa una serie di fortificazioni costituite da cittadelle collegate tra loro da un sistema di opere difensive, trincee, palizzate, bastioni. In seguito vennero stanziate alle frontiere delle milizie permanenti con il compito di neutralizzare i razziatori tatari. Ivan IV pensava che bastassero queste misure. Lo zar era riluttante ad impegnarsi in un'invasione che avrebbe potuto provocare l'intervento dell'impero ottomano. Lo ripeto, i tatari di Crimea avevano accettato di diventare vassalli del sultano dell'impero ottomano di Istanbul. Allora voi direte, ma c'è la seconda opzione, quella di conquistare. Dal punto di vista degli zar si trattava di liberare i popoli russi, i popoli rus delle attuali Ucraina e Bielorussia, che erano stati sottomessi dalla Lituania-Polonia. Un'opzione che avrebbe avuto dalla sua anche la motivazione religiosa, realizzare l'unificazione di tutti gli slavi ortodossi che erano appartenuti all'antico stato di Rus di Kiev. Ma in realtà anche questa seconda opzione, attaccare la Lituania e la Polonia, fu scartata da Ivan. Infatti lo stato polacco-lituano si era fortemente rafforzato e un'aggressione nei suoi confronti avrebbe facilmente potuto suscitare una coalizione ostile comprendente la Turchia, la Polonia e gli stati del Baltico. Quindi Ivan IV si risolse per la terza alternativa. È questa che lui sceglie. E la terza alternativa tra quelle che abbiamo nominato qui, ovvero l'attacco alla Livonia. La Livonia, come abbiamo più volte spiegato in altri cicli di video lezioni, era sottomessa ai cavalieri portaspada. Non ai cavalieri teutonici come molti pensano e scrivono, anche testi importanti scrivono. Ivan considerò l'apparente facilità e l'indubbio vantaggio che la conquista della Livonia avrebbe comportato. La Livonia era fortemente vulnerabile per via dell'indebolimento dell'ordine cavalleresco dei portaspada. Infatti, essendo un ordine monastico e quindi cattolico, era stato messo in gravissime difficoltà, esattamente come nel caso dell'ordine dei cavalieri teutonici, dalla diffusione della riforma protestante luterana, del tutto prevedibile all'interno di una popolazione per la maggior parte tedesca. L'arcivescovo di Riga pensava che l'unica salvezza fosse l'unione con la Lituania-Polonia, mentre il gran maestro dell'ordine, che si chiamava Fürstenberg, era favorevole invece ad un accordo con Mosca. Abbiamo parlato in maniera approfondita delle vicende della Livonia in altri cicli di video lezioni, in particolare quelli dedicati alla Lituania-Polonia e alla Svezia, a cui naturalmente vi rimando. La Livonia era costituita dall'attuale Lettonia e da una parte dell'attuale Estonia. Ivan IV prese correttamente anche in considerazione gli enormi vantaggi che Mosca avrebbe ricevuto conquistando la Livonia. Non tanto il fatto che la Livonia avrebbe potuto rappresentare una base per minacciare la Lituania, quanto il fatto che la Livonia avrebbe dato alla Moscovia un accesso al Mar Baltico e ai ricchissimi commerci del Mar Baltico. Si trattava quindi di enormi vantaggi economici. Il possesso di città come Narva oppure di città portuali come Tallinn o Riga, Narva, Tallinn, Riga, avrebbe consentito alla Russia moscovita di commerciare direttamente con l'Occidente, importando armi e prodotti di ferro di cui la Moscovia aveva estremo bisogno in cambio dell'esportazione di materie prime. Per 25 anni la Livonia rappresentò il principale interesse diplomatico e militare di Ivan IV. La guerra in Livonia si trasformò in una guerra infinita, che ben presto si rivelò impossibile.
Prima di tutto era impossibile conquistare le coste baltiche senza poi poterle difendere con una flotta che la Moscovia non aveva. La Moscovia non possedeva alcun accesso al mare e quindi non aveva neanche i porti dove costruire e da dove far partire le navi. Sì, lo so che voi potreste dire, ma in realtà l'accesso al mare c'era, il Mar Bianco, però il Mar Bianco era un mare interno, era un mare vicino all'Artico. È vero che attraverso il Mar Bianco e il porto di Arcangelo la Moscovia commerciava con i mercanti, con i navigatori inglesi e poi anche con i navigatori fiamminghi, però uscire dal Mar Baltico per arrivare a Londra era molto difficile. Non erano certo le navi russe che lo facevano, capite? Erano le navi inglesi o fiamminghe che entravano nel Mar Baltico e arrivavano in Russia al porto di Arcangelo. Non era il contrario. La Moscovia non aveva una flotta in grado di navigare. Poi c'è un'altra questione: vi erano diverse potenze che erano interessate alla Livonia. Si può dire che la zona fosse molto affollata e molto ambita. Anche la Polonia-Lituania, la Danimarca e la Svezia erano interessati ai territori dell'ordine dei portaspada. Nel 1558 un massiccio attacco della Moscovia portò alla conquista dell'Estonia orientale, comprese le città di Dorpat e Narva, ma non la città di Reval. La mediazione del re di Danimarca portò ad una tregua di 9 mesi, durante la quale il nuovo maestro dei portaspada, Gotthard Kettler, vedete Kettler che era succeduto al precedente Fürstenberg, e Kettler non era più filo moscovita come il predecessore Fürstenberg, quindi questo nuovo gran maestro firmò un accordo con la Lituania in cui quest'ultima si impegnava a difendere la Livonia in cambio della temporanea occupazione di una sua striscia di confine sud-occidentale. La tregua concessa dalla Moscovia fu un errore, perché permise alla Lituania di beneficiare di un anno di tempo, un anno di respiro per prepararsi alla guerra. Se ricordate, nel 1558 Ivan non governava ancora personalmente, il governo era gestito dai boiari e dai dignitari. Fu il governo a prendere la decisione sbagliata di accettare la tregua, mentre Ivan protestò duramente. Abbiamo le lettere private di Ivan che si scaglia contro il governo per questa decisione. Questa e tante altre dimostrazioni dell'incapacità di governare da parte del cosiddetto governo eletto spinsero Ivan, come sappiamo, 2 anni dopo, nel 1560, a prendere il potere personalmente e a scatenare le epurazioni contro i boiari. Nel 1560, dopo un'ulteriore vittoria russa nella Livonia centrale, che disarticolò completamente l'ordine dei portaspada, le altre potenze si decisero ad intervenire. Queste prime vittorie russe, come abbiamo anticipato, si rivelarono illusorie per lo zar. Ivan IV aveva preteso troppo dalle forze del suo stato premoderno. È vero che anche la Lituania-Polonia era un elefantiaco impero medievale e già manifestava segni di declino, affrettato questo declino dai retrivi gesuiti e dalla controriforma cattolica. Tuttavia si trattava ancora di uno stato vastissimo e pieno di risorse. Basta pensare che la Lituania-Polonia possedeva non solo il grano ucraino e bielorusso, ma anche le ricchissime regioni occidentali della Prussia e di altre regioni di lingua tedesca. Inoltre la Svezia e la Danimarca, la quale si era da poco resa indipendente dalla Svezia, si stavano costituendo come stati moderni ed efficienti, anche per via dell'afflato psicologico e dell'arricchimento capitalistico portati dalla riforma protestante. Favoriti dalla riforma protestante, il regno di Svezia, come tutti sanno,
pian piano si affermerà come la potenza imperiale del Mar Baltico. Con il trattato del 21 novembre 1561 tutti i possedimenti dell'ordine Portaspada furono assegnati alla Lituania-Polonia, quindi possiamo dire che la Livonia fu conquistata dalla Lituania-Polonia e Kettler, ve lo ricordate, il capo, il gran maestro dell'ordine dei Portaspada, divenne vassallo del re polacco con il titolo di duca di Curlandia e di Semgallia, duca di Curlandia e di Semgallia. In quello stesso anno il re di Svezia Erik XIV, su invito della città di Tallinn, occupò l'Estonia settentrionale. È un po' complicato. Inoltre i possedimenti nord-occidentali del vescovo di Ösel erano stati acquistati da Magnus, fratello del re di Danimarca. Quindi vedete, in Livonia si affollano la Polonia-Lituania, la Svezia, la Danimarca, e questo è preoccupante per la Moscovia. Ivan IV si trovava di fronte a due alternative: avrebbe potuto attaccare la Svezia e la Danimarca per le regioni settentrionali della Livonia, oppure avrebbe potuto attaccare la Polonia-Lituania per cercare di conquistare le regioni meridionali della Livonia, perché questo si era delineato come, diciamo, equilibrio tra Svezia, Danimarca e Polonia-Lituania, cioè dopo una serie di vicissitudini ognuna di queste tre potenze possedeva un pezzettino della Livonia. Ivan II scelse la seconda ipotesi che abbiamo detto e attaccò la Lituania-Polonia. Il progressivo peggioramento dei rapporti tra Svezia e Danimarca, che finì per provocare la guerra dei 7 anni tra queste due potenze tra il 1563 e il 1570, e l'atteggiamento antipolacco di Erik XIV di Svezia favorirono un'amicizia appunto tra Mosca e la Svezia. Nel decennio tra il 1760 e il 1770 vi furono poche campagne militari da parte della Moscovia in Livonia, ad eccezione del 1563, ovvero della conquista moscovita di Polotsk. Polotsk era una città importante perché da Polotsk era possibile controllare la Dvina occidentale, il fiume Dvina, ovvero il principale corso d'acqua che portava al Baltico, e ad eccezione nell'anno successivo, nel 1564, di due grandi vittorie lituane a Ulla e Orsa, due città non lontane da Smolensk, che per fortuna dei russi moscoviti i lituani non riuscirono a sfruttare. Come già sappiamo, Ivan era impegnato all'interno in una drammatica ristrutturazione dello Stato moscovita. Per questo si limitò per lungo tempo a mantenere lo status quo in Lituania, cercando anche di appoggiarsi ad alleanze con Inghilterra e Svezia, ma alla fine degli anni 60 la situazione internazionale iniziò a cambiare a tutto danno di Mosca. L'Inghilterra non accettò di stipulare un'alleanza con Mosca. Anche la Svezia mise fine alla sua amicizia con Mosca. Infatti nel 1568 salì sul trono di Svezia il filo polacco Giovanni III, cognato di Sigismondo, re di Lituania-Polonia, che scacciò l'ormai folle re precedente Erik XIV. Inoltre, con la dieta di Lublino del 1569, la Lituania e la Polonia si fusero in un unico Stato. Non sarebbe più potuto succedere quindi che la Lituania non fosse sostenuta dalla Polonia. Inoltre l'impero ottomano spingeva per un'alleanza con la Polonia contro la Russia. L'unico alleato che rimase a Mosca era il re di Danimarca, Federico II di Danimarca.
Un'alleanza inutile quella con la Danimarca, visto che Federico II rifiutò persino di aiutare suo fratello Magnus, che abbiamo già citato. Magnus era stato nominato dallo zar re dello stato vassallo di Livonia e comandante in capo delle truppe russe in quella zona. Tuttavia Magnus non riuscì a conquistare Tallinn difesa dagli svedesi nel 1570 e nel 1571. Nel 1571, in quello stesso anno, Ivan fu distolto dalla terribile scorreria dei tatari che saccheggiarono Mosca, un evento veramente tragico per la Moscovia. Un'altra scorreria di tatari avvenne nel 1572. Ricordate che Ivan IV aveva sottovalutato i tatari di Crimea e ora ne riceve la punizione. Ivan cercò di sfruttare gli scontri che avvennero in Polonia e in Lituania dal 1572 al 1575 dopo la morte del re Sigismondo. Ivan propose per 2 volte la sua candidatura a re di Polonia e di Lituania. Le sue speranze erano decisamente remote e la sua proposta non fu accettata. Dopo la fuga del successore di Sigismondo, Enrico di Valois, nel 1574, la diplomazia di Ivan cercò di ostacolare l'elezione a re di Lituania-Polonia di Stefano Batory, che, attenzione, in quanto principe di Transilvania, era vassallo del sultano ottomano. Ivan sostenne la fazione avversa, quella di chi voleva come re Ernesto duca d'Asburgo, arciduca d'Asburgo, l'erede al trono degli Asburgo d'Austria, ma nel 1575 Stefano Batory fu eletto. A quel punto la guerra in Livonia entrò nella sua fase conclusiva. Ivan cercò per l'ultima volta di conquistare la Livonia gettando in campo tutte le sue truppe e utilizzando tutte le sue risorse. Cercò anche di sfruttare la rivolta contro Batory della città di Danzica. Inizialmente Ivan colse molte vittorie e occupò la Livonia, tranne le città di Tallinn e di Riga, senza incontrare molte resistenze da parte delle forze polacche e lituane, che si dimostrarono molto deboli. Ma negli anni successivi le cose cambiarono. Abbandonato anche da Magnus senza più alcun alleato, Ivan IV non fu in grado di fronteggiare le forze coordinate di Polonia e Svezia, alleate con i tatari di Crimea, che iniziarono nuovamente a invadere la Moscovia. Una dopo l'altra tutte le città occupate dalla Russia moscovita caddero. Nel 1578 Venden, nel 1579 Polotsk. Stefano Batory si impadronì anche di Wielkie Luki, da cui avrebbe potuto penetrare in Moscovia fino anche a Mosca. La mancanza di denaro e la perplessità della dieta polacca spinsero Stefano ad abbandonare questi ambiziosi progetti. Ad ogni modo cercò di conquistare altre città russe come Pskov nel 1581, ma Pskov non si arrese mai. Alla fine dello stesso anno quasi tutta la costa finlandese meridionale del Baltico cadde nelle mani degli svedesi. La guerra di Ivan IV in Livonia e nel Baltico era persa. L'umiliante trattato di Jam-Zapolsky nel gennaio del 1582, firmato con la mediazione del Papa, costrinse la Moscovia a rinunciare a ogni rivendicazione sulla Livonia, ma anche sui distretti di Polotsk e di Velish. Ad Ivan fu restituita soltanto Wielkie Luki. L'anno successivo, nel 1583, tutta l'Estonia, insieme ad altre città baltiche e finniche, furono incamerate ufficialmente dalla Svezia. La Svezia diventa la nuova dominatrice
del Baltico. Soltanto l'estrema punta orientale del Golfo di Finlandia fu lasciata alla Russia moscovita. Ivan visse solo un anno dopo il trattato con la Svezia, morì improvvisamente il 18 marzo 1584 mentre giocava a scacchi. Ivan IV era ormai logorato da una vita segnata da crimini, dissipazioni, crisi di nervi furibonde e inarrestabili. Inoltre negli ultimi tempi Ivan era tormentato dal rimorso per la morte di suo figlio, che si chiamava Ivan come lui e che lui aveva ucciso durante un accesso d'ira. Sì, pure il figlio, aveva ucciso pure il figlio. 3 anni prima della sua morte lo colpì ripetutamente con lo scettro reale e il figlio morì. Ivan IV lasciò tutta la sua eredità a Fyodor, che in italiano Fyodor si pronuncia in russo, in italiano sarebbe Teodoro. Fyodor era un figlio incapace di Ivan IV. Come abbiamo visto, negli anni di Ivan IV la Russia moscovita iniziò a colonizzare vasti territori dell'Asia, compresa la Siberia. Invece le guerre in Occidente, l'abbiamo visto in questa video lezione, furono un fallimento e le frontiere su questo versante erano cambiate poco rispetto a quelle di Vasilij III, cioè dello zar precedente. Tuttavia queste sconfitte furono in parte compensate dall'apertura di regolari commerci con l'Inghilterra e con le Fiandre attraverso il Mar Baltico e la Dvina settentrionale, un nuovo passaggio scoperto dai navigatori inglesi nel 1553. Ne abbiamo parlato anche prima, ma erano le condizioni interne a destare preoccupazioni. La guerra infinita in Occidente e le ruberie della Oprichnina, ne abbiamo parlato nella scorsa video lezione, con la conseguente crisi dell'agricoltura, dell'economia rurale, aveva esaurito, tutte queste cose avevano esaurito il paese da ogni punto di vista. Un ambasciatore inglese scrisse: questa politica maligna e questo esercizio di tirannide ha così stravolto il paese e lo ha da allora così riempito di malanimo e di odio mortale che finirà per divampare di nuovo nell'incendio di una guerra civile. Una profezia piuttosto facile. Arrivederci.